Sì, questo è molto puticore. Non so dove ho trovato questo termine, penso su Tumblr, ma non è più stato riutilizzato. Forse farò un altro video su questo per spiegare meglio il concetto, però per me questo è puticore. Ah, questo è un capibara che vabbè sì, devo dire che l'ho preso da AliExpress. In realtà è un bracciale, ma lo uso o come fermatende o come eh, oppure per ora lo sto usando come scorri tapparella. Pianta. Questo è il mio comodino preferito con la mia sveglia preferita. Sì, questa sveglia è particolare, nel senso che puoi anche mettere un SD e poi quando si scarica parla. Comunque, vabbè, non devo spiegare tutto questo. Questo è invece un umidificatore. Un umidificatore mushroom. Ma cos'è, Nana? Che cos'è l'umidificatore? Questo è un vaso che ho ereditato, penso dalla mia prozia. E questi sono fiori che faccio seccare, li ho sempre ricavati da mia sorella. E sì, personalmente non ho mai ricevuto dei fiori a parte da mio padre. Poi qui ho un mio primo ibrido e gira la testa e l'ho fatta io. Qui abbiamo anche l'altra gattina. Questo mobile è nuovo ma vecchio, nel senso che l'ho recuperato dalla strada. Qualcuno voleva buttarlo ed è come nuovo e quindi ho deciso di prenderlo alla fine. E qui ho un casino. Questo coccodrillo l'ho recuperato sempre da un mercatino delle pulci e sì, non vi dico cosa ci farò, ma vi posso dire che sarà un ibrido di Redollandia. Apparteneva alla mia prozia, che era una sarta. La mia prozia purtroppo se n'è andata, che aveva 100 anni, si chiamava Rosa. Qui c'è il suo nome. Ci metto i miei disegni e tutte le cose legate al portfolio e tutte cose artistiche varie. Davanti, questa è la mia pianta. Questo è un cioè sarebbe un polsino che uso per fermare le tende e mi ricorda una coda, non lo so. Qui di recente ho messo un lichene, che è questo. Questo lichene viene dall'Estonia e non so, devo ancora capire come curarlo al meglio. E infatti qua vicino ho lo spruzzino. La verità è che questo lichene non è proprio come una pianta e ha bisogno di un ambiente particolare. Quando l'ho trovato era secco, poi l'ho messo in un vaso di piante e dandogli solo un po' di acqua ha preso di nuovo vita e quindi ora lo sto curando. Allora, qui ho alcuni libri e fumetti, anche libri dell'università. E qui invece c'è la mia mini-me che diciamo mi assomiglia abbastanza. Questa è la mia mini-me che avete già visto forse su Instagram. Ho personalizzato il volto e anche gli occhi. Ok, faccio vedere. Ah, qui c'è il mio tag. Quindi gli ho cambiato anche gli occhi, cioè ho tolto gli occhi di fabbrica e ho provato a customizzarla più che potevo.
come potete vedere cambia gli occhi. Ok, questa mi è stata regalata praticamente dal mio ex. Personalmente la trovo ancora utile, quindi la sto ancora utilizzando, però presto penso che acquisterò il mio primo synth, che non ho ancora una mia tastiera professionale. Quindi qua ci sono, vabbè, alcuni... Ho cercato di essere più organizzata possibile, ma è ancora difficile qua sotto. Questo è anche un magnete che ho preso sempre in Giappone. Con questa ci faccio i calcoli. Qui c'è il mio PC con alcuni stickers di Agretsuko. Questo sticker mi è stato regalato da una mia cara ospite giapponese. Questo è il mio sticker, cioè che ho prodotto io. Sì, questa lampada anche l'ho recuperata da un negozio vintage, cioè un mercatino vintage. E anche questo che uso come portachiavette. E questa è invece la mia gabbia per le cose che perdo, tipo la gomma e schede SD, post-it, pile, queste cose qua. La mia vision board con una citazione del calendario delle amiche, una croce fosforescente di Gesù Cristo e questo è un pendente invece che ho realizzato io, è il primo che ho fatto dei fantasmini. E ne vorrei produrre di più perché mi piace molto lo stile un po' accartocciato. Questa è la mensola delle cose a cui tengo di più. E ad esempio qua ci sono i vestiti della mia Minime. Questo ho comprato a un mercatino handmade, il mio primo libro che è una raccolta di pensieri. Questa è una scatola dedicata a tutte le cose Wiccan, posso dire, ad esempio minerali, conchiglie e cose legate alla natura. Qui ci sono sacre scritture, nel senso che questo è il mio libro delle sacre scritture ed è un notebook dove annoto tutti i miei futuri e possibili e probabili manoscritti. Questa è un'illustrazione che rappresenta Winnie, la mia traccia Winnie, diciamo il concept di Winnie. Questo porta con sé una storia particolare e si muove gli arti ed è una cosa che ho realizzato per il mio primo stop motion che poi non ho mai portato a termine perché era un progetto che volevo fare con alcune persone ma che poi ho realizzato di non poter fare perché loro purtroppo credevano poco in loro stessi e personalmente questa cosa mi ha buttato giù e mi ha bloccato. Sono sempre stata molto ambiziosa, ma ero sempre circondata da persone poco ambiziose e questa cosa mi influenzava parecchio, quindi poi ho lasciato stare il progetto, ma avevo già fatto tutti gli storyboard, comunque era un progetto di stop motion. Quindi questa è la mia prima figurina di stop motion. Poi vabbè, nel tempo ho capito che potevo fare anche in un altro modo. Carillon di Natale. E qui ho i miei pennelli. E qui ho le mie ultime stampe di Sad Girls Club. Una di queste, una è da esposizione e l'altra penso che la donerò al mio psicologo che mi ha aiutato tanto. Quella che tengo io è invece la copia difettosa. Voglio tenermi la copia difettosa perché per ricordarmi che non sempre tutto è perfetto. Infatti quando mi è arrivata così col titolo sfasato mi sono presa male e cioè anche qua è tutto sfasato. Dietro era ok, però cioè la copertina ho pensato no, la cosa più importante la realizzerò per bene. Però non lo so, voglio comunque ricordarmi che non si può essere sempre perfetti
e che è il contenuto quello che conta. L'angolo dedicato alla mia collezione di peluche e bambole. Questo è il primo ibrido che ho realizzato con un peluche dell'Ikea e un altro, un cagnolino, uno Shiba. È caduto Winnie the Pooh. Questo è il mio Winnie. C'è anche Pippi e Monkiki, il mio primo Monkiki, non so come si pronuncia, Monkiki. Questo l'ho preso in una... è un carry-on e muove la testa. Oddio! Sì, muove la testa ed è molto inquietante. Ora, vabbè, non lo attiverò, però va da solo. Si muove da solo, praticamente. Sì. Beh, questo è un altro Monkiki. E questo invece è un trasportino per le Blight che ho realizzato. Qua ci tengo alcune stoffe che posso utilizzare. Questo è anche un accessorio che ho realizzato ultimamente, che sto testando. Come potete vedere c'è Readol l'etichetta. E sì, qui l'ho rifinita con le stoffe e ho lasciato 2 buchi, ce n'è uno anche dall'altro lato, per mettere, cioè per... i buchi per far passare le braccia e i piedi. Ah, vabbè. Qui ci tengo la mia macchina fotografica, qui Snack. Qua c'è il mio peluche storico da notte. Qui ho il mio drop box con tutti gli oggetti che droppo, cioè che non vorrei lasciare in giro, e quindi mi sono creata un angolo dove posso gettare gli oggetti quando sono stanca e non voglio pensare. Qua altre scatole, altre stoffe e altre cose, utensili per il fimo. Qui ci tengo invece tutte le cose per oggettini vari per le bambole e decorazioni e le mani delle Blight. Ok. Quindi, sì, qui ho tutti i miei diari da quando andavo alle elementari, quindi è una valigia bella grossa. Scrivo da quando frequentavo le elementari. Ovviamente ho saltato alcuni anni di scrittura, ma ci sono quelli più sostanziali. Io amo le borse e è una cosa che ho accettato di recente, solo di recente, perché ogni volta, in realtà avrei molte più borse di queste. Tipo anche questa è una borsa che ho recuperato da un mercatino della chiesa e l'ho pagata letteralmente 1 euro, ma sì, mi ricorda molto lo stile da kimono giapponese e quindi alla fine ho ceduto e l'ho presa, anche perché costava troppo poco per la qualità, che è ottima. Per l'evento di oggi le mie 2 gattine si sono messe vicine per la prima volta, no, per la prima volta, però si sono messe vicine ed è una cosa abbastanza rara, vero? Sì, come dicevo, amo le borse, soprattutto le borse peluche, però questa è la prima che ho avuto e che ho usato. Inoltre, questo è un pendente che ho realizzato io, che è una specie di osso, sempre con lo stesso materiale del fantasmino. È molto significativa perché di solito è la borsa che uso ai concerti e ultimamente l'ho usata al concerto di Melanie Martinez. Sto per finire la batteria. Sì, queste sono le mie borse. Le ultime cose. Qui abbiamo il mio primo CD, il mio primo EP
Civil Beach, che ho plastificato perché mi sa che l'ultima delle 2 copie rimaste, e con i stickers realizzati sempre da me, illustrazioni e cose varie legate al concept. L'unica e ultima, penso, Secret Box che ho acquistato con un mio ex amico. Questo invece non è neanche mio, è di mia sorella ed è uscito insieme a un profumo, e qui si possono nascondere dei bigliettini e non so che cos'è, cosa c'è scritto in questo bigliettino. Me ne sono accorta adesso che c'è un manga che direi che mi rappresenta molto, il poster della Community, un trullo. Qua ci sono tutte le mie Polaroid vecchie e più nuove, più recenti. Questo è un album con Polaroid legate alla mia musica, un po' legato anche alle foto che vorrei raccogliere con la Community Harajuku di Milano. Una cartolina. Queste sono le carte di Angel Droids che non produco più. E sì, questa è Pippi, questa è Winnie. Yeah. Qui ho alcune carte K-pop. E questa è una delle riviste che ho preso in Giappone. Oh mamma, è caduto tutto. Con alcune Chika Idol, ovvero Underground Idol, la mia tesi di laurea. Questo è uno sticker in omaggio regalato dalla collaboratrice della Community, molto brava, e il suo nome è scritto qui dietro. Questo è il mio album Angel Droids di quando ero Reakei 1024, con tanto di booklet, e ovviamente non lo produco più, quindi questa è l'ultima copia rimasta. La Bibbia è un libro su Tokyo, e grazie a questo libro ho potuto fare un viaggio assurdo e ho potuto scoprire alcuni posti molto particolari, sconosciuti anche. Non è proprio un libro per turisti, ma proprio per appassionati, quindi suggerisco di leggerlo prima di andare a Tokyo. Ecco, questa è la mia stanza, spero che vi sia piaciuto il room tour, e dato che mi si sta scaricando la batteria, penso che chiudo qui. Purtroppo non posso darvi una spiegazione definita sui dipinti, quindi penso che sarà una cosa che affronterò più in là. E grazie per essere stati con me e ci vediamo al prossimo video.